Ciao a tutti e bentornati a chi mi segue già. Oggi faremo un tutorial facile e divertente, ma molto carino. Quindi mettiamoci subito al lavoro, ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per restare aggiornati sulle nuove uscite e poi, se il video vi è piaciuto, di condividerlo. Buon lavoro e buona creatività a tutti. Per questo tutorial utilizzerò due stoffe, una in pile color panna, morbidissima, e l'altra in poliestere a quadri scozzese, sottile e più fresca. Questo cartamodello non ha il margine di cucitura, quindi adesso noi taglieremo la stoffa lasciando 1 centimetro tutto quanto intorno e la stessa cosa faremo all'interno. Ho fissato il mio cartamodello in doppio su il tessuto in doppio e poi con dei puntini ho tracciato tutto il contorno del margine di taglio. Quindi noi taglieremo la stoffa qui dove ci sono i puntini. Mi raccomando, il vostro cartamodello va fissato bene. Ora con lo stesso cartamodello noi tracceremo l'anello. Quindi il cartamodello deve essere messo a filo del doppio della stoffa e anche di qua. Ed ecco qui abbiamo il nostro cerchio e il nostro anello. Adesso, sempre di questo tipo di tessuto, taglieremo una strisciolina di tessuto di 4 cm per 7. Ed ecco qua la nostra strisciolina che andrà piegata per fare il gancetto. Adesso faremo lo stesso identico lavoro, quindi un anello e un cerchio con l'altro tessuto. Per cucire questo cappietto qui dobbiamo trovare il centro, quindi il dritto verso di noi, lo giriamo, lo pieghiamo a metà e poi lo ripieghiamo a metà. Questo sarà il nostro centro. Con uno spillo segniamo in questo modo, riapriamo il cerchio e abbiamo così il centro. Quindi qui dobbiamo inserire il nostro
cappietto e lo faremo in questo modo qui. Anche qui per trovare il centro è molto semplice, pieghiamo a metà, dritto verso di noi, rovescio contro rovescio, ripieghiamo e troviamo il centro. Nel caso del pile, non del tessuto, quindi nel caso di pile, pannolenci, feltro, noi andremo a fare un piccolo taglio e inseriremo questo cappietto all'interno. Vi faccio vedere. Adesso metteremo il cerchio e l'anello sovrapposti. Sarà dritto contro dritto. Cuciremo tutto quanto intorno. La stessa cosa faremo con questo qui. A questo punto qui io ho girato la mia parte interna e la inserisco all'interno. Le due parti saranno dritto su dritto. Questo è il mio basco terminato, guardate quanto è bello. Io lo trovo davvero stupendo. Anche la fantasia è veramente bella. All'interno è panna, un pile morbidissimo, un effetto stupendo, elegante, pulito. Guardate quanto è bello. Veramente, veramente bello. Ovviamente questo basco voi potete realizzarlo anche per uomo, cambiando magari invece del panna potete utilizzare un tortora
un color cammello, nero, blu, grigio, un verde oliva bellissimo. Adesso vi dico tutto su come realizzare appunto il cartamodello e prendere le misure, perché non c'è nessun cartamodello da scaricare, ma è da farlo, quindi ci vuole un po' di pazienza, ma vi assicuro che è veramente semplice e l'effetto è meraviglioso, secondo me. Bellissimo. Vi faccio vedere come fare. Per fare il nostro cartamodello occorre una formula ben precisa che adesso vi faccio vedere. Innanzitutto bisogna avere la circonferenza della testa e il metodo per prendere la circonferenza della testa vi metto il link qui in alto, dove vi spiego come prenderla nel video delle fasce invernali. Troviamo il risultato insieme della formula. Ad esempio, se io ho una circonferenza della testa di 50 cm, dovrò fare diviso 3,14 e avrò trovato il diametro. Il mio diametro sarà, ve lo faccio vedere, eccolo qua, di 15,92. Ovviamente arrotondando in eccesso sarà 16 cm. Quindi noi tracceremo una linea in mezzo a un foglio di 16 cm. A questo punto noi dovremo trovare il centro, ovvero 8 cm. Da questo punto centrale, gli 8 cm, noi con il righello, il metro, ci sposteremo mano a mano e segneremo sempre 8 cm. Ed ecco qui. Ovviamente questo lavoro voi potete farlo anche con un compasso. Da questo punto in poi noi dobbiamo aggiungere a questo semicerchio, dovremo aggiungere, sulla base di come volete la fascia del basco, quindi questa parte qui, c'è chi la vuole un po' più stretta e chi la vuole un po' più larga. A questo punto qui io l'ho fatta di 6 cm e mezzo. Potete decidere se farla di 6, 7 o 8 cm. Mettiamo che la facciamo di 7 cm. Quindi adesso partirò con lo stesso metodo di prima e misurerò dei punti. Quindi prolungherò la mia linea di 7 e qui arriverò a 30. Ed ecco qua noi abbiamo il nostro cartamodello, quello che vi ho fatto vedere prima quando l'ho appoggiato sulla stoffa in doppio. Questo cartamodello ovviamente non ha i margini di cucitura, quindi voi dovrete lasciare 1 centimetro di margine di cucitura qui all'interno ed 1 centimetro all'esterno, quindi qui se lasciate 1 centimetro di margine sia all'interno che all'esterno, poi dovrete fare le cuciture ad 1 centimetro. Se lasciate mezzo centimetro, quindi 0,5, farete le cuciture a 0,5. Anche qui potete tratteggiare una linea se volete che il vostro cartamodello abbia inclusa anche il margine di cucitura, quindi tratteggiate tutto quanto fino ad ottenere appunto il margine, oppure tagliate il cartamodello così com'è e poi lasciate un centimetro tutto quanto intorno qui e 1 centimetro all'interno qui, che appunto saranno i margini di cucitura. Come avete visto è un metodo semplicissimo per avere il vostro cappello su misura.
Quindi se per voi può diventare anche un lavoro vendere questi tipi di cappelli, se fate dei mercatini o cose di questo tipo, potete tranquillamente farvi una tabella e avere appunto le varie misure delle circonferenze della testa e quindi la misura interna, il diametro interno appunto del cerchio. Il mio tutorial è terminato qui, spero che tutte le informazioni che vi ho dato vi siano state utili e spero che possiate realizzare questo cappello, che trovo bellissimo, il basco alla francese. Vi ricordo sempre poi di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto e di attivare la campanella per restare aggiornati sui prossimi video che usciranno. Non mi resta che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Ciao!